Bentornati a Trench Crusade senza impegno, la serie di video dove andiamo ad approfondire insieme l'affascinante universo grimdark del gioco. Al momento ci stiamo concentrando sulle fazioni principali e oggi tocca al Principato di Nuova Antiochia, la prima linea di difesa contro le forze infernali, l'incrollabile baluardo della chiesa, posizionato proprio in faccia al nemico. Prima di cominciare però due cose importanti. Primo, ricordatevi che Trench Crusade non si fa problemi a scavare nel torbido, quindi se pensate che questi temi non facciano per voi, vi consiglio di fermare il video qui. Secondo, se volete iscrivetevi al canale e lasciate un like, un commento e se siete da dispositivo mobile anche dell'hype. Detto questo, torniamo a Nuova Antiochia, che per inquadrarla a livello geografico si trova qui, vicina ad Aleppo, che sta al sicuro dietro al muro di ferro del sultanato e proprio sopra Gerusalemme, che vi ricordo essere il posto dove è iniziato tutto il casino e in cui ancora adesso si trovano i cancelli dell'inferno. Non a caso Nuova Antiochia è circondata da un alone nero di distruzione infernale ed è costantemente presa d'assedio da orde di demoni e forze eretiche di ogni tipo. Eppure, come vi dicevo prima, resiste stoicamente. In un certo senso deve farlo e c'è un grosso sforzo collettivo di tutte le forze dei fedeli perché sia così, visto che finché si combatte su quel fronte, la guerra non si sposta troppo verso l'Europa e l'Africa, lasciandole un po' più vivibili. Per questo, attraverso il Mar Mediterraneo, riceve costantemente scorte di ogni tipo: cibo, armi, materie prime e macchinari, ma anche uomini, sia soldati che ingegneri, architetti, scienziati ed esperti in ogni campo che possa avere una qualche rilevanza. Questo rende la città ricca di culture diverse e tecnologicamente all'avanguardia, quasi una moderna Babele, solo con un clima un po' più pesante, anche in senso stretto, perché viene descritta come avvolta in una coltre di fumo denso e ferroso, prodotto dalle ciminiere di un'enorme zona industriale che sforna carri armati, artiglieria e altro materiale bellico 24 ore su 24. E poi i monasteri laboratorio dove vengono clonati Gesù e prodotti comunicandi dalla loro carne. Vi avevo accennato qualcosa nel video dei pellegrini delle trincee. Ma perché viene chiamata Nuova Antiochia? Perché la vecchia Antiochia, quella storica, è stata distrutta nel 1545 da una misteriosa e potentissima arma infernale. Comunque sia, anche dopo quella batosta, sorretta da una fede incrollabile, gli abitanti di Antiochia continuarono a combattere rifugiandosi tra le rovine e rifiutandosi categoricamente di cedere anche solo un centimetro di terreno. 15 anni dopo, nel 1559, un concilio tenutosi a Vienna, chiamato il Congresso della Spada, stabilì che andava ricostruita e fortificata ancora meglio, cosa che venne fatta negli anni immediatamente successivi. Sulle ceneri di quella vecchia nacque così Nuova Antiochia e di fatto si arrivò alla situazione attuale, inclusa la questione dei rifornimenti di cui vi parlavo prima. Più importante città-fortezza del mondo, con la sua bandiera rossa e blu, è circondata da chilometri e chilometri di mura altissime che fanno invidia a quelle di Attacco dei Giganti, piene di artiglieria e postazioni di guardia. Finora, dalla sua ricostruzione, ha resistito a ben 8 grandi assedi. Nuova Antiochia è la sede dell'esercito più grande tra le forze della fede, sotto il comando diretto del duca di Nuova Antiochia, che normalmente ha anche il titolo di principe e comandante supremo di tutti gli eserciti devoti a Nostro Signore. Un personaggio di un certo prestigio e potere. Per inciso, il duca attuale si chiama Costantino XI e non sappiamo ancora moltissimo su di lui. Sappiamo però che l'esercito di Nuova Antiochia, per quanto enorme, ha una gerarchia molto destrutturata e le varie armate operano per lo più in autonomia, ciascuna guidata dai propri leader, che comunque rendono conto al duca, ovviamente. A livello estetico, i soldati di Nuova Antiochia base indossano uniformi da soldato della prima guerra mondiale, che incorporano tratti medievali, dieselpunk e richiami alla cristianità, come croci e santini. Nelle illustrazioni di Mike Francina, gli ufficiali sono contraddistinti da un elmetto rosso, ma trattandosi di una forza così variegata, non mi sento di considerarlo una cosa scolpita nella pietra. A livello off-game, sono il genere di banda che ricalca di più il concetto di soldati standard contro le forze del male. La loro armeria è decisamente ben nutrita e, come regola unica, hanno la possibilità di formare le squadre d'assalto, cioè di far attivare specifici modelli in coppia per farli agire in combo. Un'abilità molto potente, ma attenzione, i miei amici che la giocano raccomandano di usarla con parsimonia, perché soprattutto all'inizio della campagna, quando si hanno pochi modelli, è un attimo ritrovarseli tutti già attivati con l'avversario, che a quel punto deve solo chiudere il turno facendo il tiro al bersaglio. Ma andando più nello specifico, è arrivato il momento di vedere una per una tutte le unità giocabili di questa fazione. Cominciamo dal tenente, cioè il leader di una banda di Nuova Antiochia, e poi secondo me è un grado indicativo. Se lo chiamate capitano, maresciallo o colonnello va bene lo stesso. Ed è questo qui, con l'aria da Baffo Moretti, che è stato mandato al fronte senza le scorte di birra. In realtà si tratta di un veterano esperto, che ne ha viste tante e sa come tenere in riga i suoi uomini anche nelle situazioni peggiori, sia di nobile
nobile lignaggio o si sia guadagnato il suo grado con meriti sul campo, spesso poi sfoggia anche qualche equipaggiamento un po' più particolare, magari un'arma sperimentale o finemente decorata. Per rappresentare la sua esperienza sul campo, a livello di gioco ha una capacità unica utilissima: indicare all'avversario qual è il prossimo modello che deve attivare, potenzialmente interrompendo o ritardando la sua strategia. Ovviamente deve scegliere tra quelli che può vedere. Al fianco del tenente poi ritroviamo spesso il chierico di trincea, che è esattamente ciò che sembra dal nome. Uomo di fede ben corazzato, che accompagna i soldati in battaglia e si occupa di tenere alto il loro morale con preghiere e benedizioni, per impedire che cedano alla paura quando si ritrovano di fronte a qualche orrore vomitato fuori dall'inferno. Penso che l'immagine dica tutto. Tra le scritture intarsiate sull'armatura, le pergamene e soprattutto la croce sulla schiena, è evidente che prende il suo ruolo molto sul serio. Però mai sul serio come i preti cecchino, che arrivano a un livello di devozione, o forse dovrei dire fanatismo, tale da compiere un rito sacro di accecamento definitivo. E se questo vi sembra controsenso, perché la vista per un cecchino è un senso piuttosto importante, vi spiego subito. Loro sparano attraverso la propria fede. Più ci credono e più Dio guiderà i loro proiettili contro i loro nemici, perché questi davvero non mancano un colpo. Voci parlano addirittura di bersagli centrati a 5 km di distanza. Passando invece alle truppe, il grosso delle armate è composto dagli yeomen, cioè soldati semplici. Loro non hanno una grande specializzazione, hanno fatto l'addestramento e hanno prestato giuramento al duca di Nuova Antiochia. Quindi gli è stato messo un fucile in mano, del metto in testa e sono stati mandati al fronte a combattere. Insomma, anche se ben equipaggiati rispetto alla media di molti altri eserciti, sono quelli spendibili, che contano sulla forza del numero. Quelli più scaltri, per esempio, potrebbero essere promossi a talpe di trincea, cioè degli esploratori che sanno infilarsi nelle gallerie di terra e fango. Un vantaggio utile per accerchiare i nemici e colpirli alle spalle. Andando oltre, un'altra unità molto specializzata sono gli assaltatori, maestri del combattimento in mischia e degli attacchi mordi e fuggi. Sono questi qua, con un'estetica a metà tra i cavalieri medievali e i soldati della prima guerra mondiale, che riassume tutto il concetto della fazione e anche l'epoca storica alternativa in cui è ambientato il gioco. Comunque la loro forza sta nel fatto che ti arrivano in faccia per prenderti a spadate. Ingegneri da combattimento invece sono più timidi. A loro piace stare più indietro o in posizioni che hanno fortificato loro stessi, al riparo dal fuoco diretto dei nemici, e soprattutto gli piacciono le cose che fanno boom. Quindi armi pesanti e cariche esplosive. Spesso piazzano e disinnescano mine. Nella mia testa comunque sotto quell'elmo hanno tutti la faccia del geniere di Commandos. Sempre un po' più indietro, ma con un diverso titolo di studio, ci sono poi i medici da combattimento, molti dei quali devoti a San Michele Arcangelo, patrono per l'appunto dei medici. Sul campo assolvono a due compiti principali: curare i feriti tra gli alleati, imbottendoli di morfina per farli tornare a combattere il più in fretta possibile, e finire i nemici che trovano feriti, trasformandoli quindi in caduti. Ultima di questo elenco è la fanteria pesante meccanizzata, gli omoni e donnone che indossano pesanti armature pressoché impenetrabili e dotate di sistemi meccanici e idraulici per assistere i movimenti. Questo sulla schiena infatti è proprio un motore diesel. Sono dei super soldati, scelti da bambini e sottoposti a un processo di potenziamento chimico che comprende non meglio specificati fumi sacri e iniezioni di fluidi che li fanno crescere ben più alti e forti della media. In battaglia forniscono supporto alla squadra imbracciando armi che gli altri soldati non riuscirebbero nemmeno a sollevare. E questo, parlando di unità giocabili, è tutto. Ma mi prendo anche qualche minuto per raccontarvi in brevissimo anche le varianti di banda. La prima variante, e forse la più famosa, sono le forze di intervento degli stati pontifici. Qui stiamo parlando proprio del meglio delle forze devote al Signore, perché si tratta di soldati scelti personalmente dal Papa per compiere missioni specifiche e spesso molto delicate. Off-game sono soprannominati i ricconi, perché iniziano la campagna con meno corone, quindi plausibilmente con meno modelli rispetto ad altre bande, ma con un numero nutrito di punti gloria che possono usare per comprarsi equipaggiamento speciale fin da subito. Esteticamente riprendono molto i temi delle guardie svizzere. Dai rigogliosi prati dell'Irlanda arrivano invece i Ranger dell'Eire. Orgogliosamente devoti a San Patrizio, sono truppe leggere esperte in schermaglie e imboscate. Poiché la loro isola è stata molto presa d'assalto dalle forze navali eretiche, non hanno accesso a molte risorse moderne, ma compensano con una scaltrezza e una ferocia senza pari. Non a caso nelle loro fila si possono trovare dei berserker, guerrieri ritenuti inarrestabili, perché si fanno così prendere dalla foga della battaglia e dall'odio contro gli eretici da non sentire più il dolore. L'odio per gli eretici è condiviso anche dagli Highlander scozzesi, meglio noti come distaccamento d'assalto del Regno di Alba. Questo perché la corona inglese e le sue navi si preoccupano più di difendere le loro coste rispetto a quelle nella parte nord dell'isola. Quindi anche queste terre sono spesso preda di assalti eretici portati via mare. Quando si presenta l'occasione, quindi, i rancorosi Highlander non perdono l'occasione di fargliela pagare. Sono specializzati nel combattimento corpo a corpo e hanno persino una loro versione più agile
della fanteria meccanizzata e possono avere le cornamuse come equipaggiamento. Spostandoci nel centro Europa, troviamo gli Stoßtruppen dello Stato Libero di Prussia. Anche queste sono truppe d'assalto leggere, addestrate per funzionare con perfetta coordinazione e precisione tipica delle cose tedesche. Sono semplicemente efficienti. Le loro azioni funzionano come gli ingranaggi di un orologio. Sono particolarmente bravi con le granate e hanno in dotazione delle speciali spade in oricalco che possono sventrare persino i carri armati. E soprattutto sono l'unica variante della banda che al momento ha dei modelli suoi in plastica. Più precisamente questi qui. Passiamo poi alle forze di spedizione dell'Abissinia, direttamente dall'Africa. Sono i soldati inviati a Nuova Antiochia dall'impero salomonico d'Etiopia, costantemente impegnato a difendersi dagli attacchi dell'arcidiavolo Mammona. I loro guerrieri sono abituati a combattere nei terreni accidentati, spesso persino a piedi nudi. Sono specializzati nel fiancheggiare il nemico, accerchiarlo e poi stanarlo sparando a corta gittata. Sono anche molto edotti nella medicina, tanto che alcuni guerrieri sacri particolarmente devoti sono tra i pochissimi che, entro certi limiti, possono persino contrastare gli effetti del Graal nero. Infine merita una veloce menzione anche la Brigata Rossa, una variante di banda creata da Westphalia Publishing, ma riconosciuta come ufficiale. Si tratta di un gruppo di combattenti fondato da Sant'Ernesto, composto da volontari che hanno perso qualcuno di caro nella guerra contro le forze eretiche, e adesso desiderano solo fargliela pagare cara. Le loro armature sono infatti tinte di rosso proprio per rappresentare il sangue dei loro affetti caduti. Sono un po' particolari perché in battaglia possono schierare comunicandi, motociclette e soprattutto cagnolini. Con questo direi che ci siamo fatti un'idea piuttosto chiara della fazione di Nuova Antiochia. Prima di salutarci però è arrivato il momento della clip speciale. Sono quindi felice di cedere la parola a Thomas Pirinen, il game designer di Trench Crusade, che è stato così gentile da rispondere a qualche domanda su Nuova Antiochia. And the last good guys, is the new Antioch, maybe the most high-tech of the faction, with mechanized armor and cutting-edge soldiers. How was writing rules for them? Well, so I had to put some limits. This is the usual problem when you have the regular army, because they basically have everything. So in order they are not just a kitchen sink, I didn't give them out of their main list any huge big guys, like they don't have the Anchorite or the Warwolf or the Brazen Bull. So it's all about combined arms, synchronized moves. So to be successful, you have to play it as an army where all the units support each other, rather than that you're relying one or two really powerful units. There are good fighters there, but all the other factions, if it comes to one-on-one fighting, New Antioch isn't the strongest. However, nobody plays together as a combined force as well. Nobody has more options, and there are rules about the combined assault, which allows you to if you are using two models at the same time to sort of work in unison, makes them by far the best in combined arm tactics, is the assaulting trenches and so on and so forth. So they are. I think often the basic army in games becomes quite boring, and I don't think New Antioch is boring to play. No, I don't think so. And human resisting stoically with method, I really like them. And what would we be their concept keyword or a word or a brief sentence with the summarize? Combined arms. That's what I was always thinking is so how does every single type of unit weapon contribute towards the whole? And yes, you're very right about the fact that having the common soldier's viewpoint, it's so much more heroic, and it also makes the big scary monsters much scarier, because you can see how much more powerful they are than the standard rifleman. But the rifleman has a chance. That's very important in the rules. And your favorite unit? By lore, rules, and model. My personal is Combat Medic, and I'm thinking about a cosplay. Oh, that would be excellent. Mine is probably the Combat Engineer, because they can do everything. They have interesting rules. They have the satchel charges, which us Finns were famous for in war. So they have the blast resistant armor. So you can do a lot of interesting things with them. So I like all the units, to be honest, but yeah, I like the Combat Engineer because it's it does quirky stuff. Okay.
E con questo direi che è tutto. Spero di essere riuscita ad incuriosirvi sull'universo narrativo di Trench Crusade e, come sempre, vi invito a provare il gioco. Tra l'altro vi segnalo che gli amici di Uninerd hanno rilasciato una traduzione italiana completa di tutto il regolamento, che potete scaricare in maniera gratuita dal loro sito. Se poi volete approfondire, vi raccomando anche di visitare il gruppo di Trench Crusade Italia, dove potrete trovare tanti altri appassionati e chiedere informazioni, oppure quello internazionale, ovviamente molto più grande, dove succedono le stesse cose, però in inglese. Detto questo, io come sempre ringrazio Thomas per la grande disponibilità e per aver creato un altro gioco bellissimo. Ma soprattutto ringrazio voi per avermi seguita fino a qui e vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E se siete più curiosi venitevi a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio sito villanorespace.it. Come sempre vi lascio tutti i link in descrizione. Se poi vi piace quello che faccio e volete darmi un supporto in più, potete abbonarvi al canale, proprio qui, su YouTube. E a tal proposito ringrazio di cuore tutti i fedeli soldati che l'hanno già fatto.